Ciao a tutti, oggi ho pensato di condividere con voi questo libro che ho appena terminato e mi è piaciuto molto. È un libro di Steinbeck e anche se non è tra i suoi più conosciuti, merita sicuramente una lettura. Nella prefazione Steinbeck ha dichiarato che gli hanno fatto leggere il libro Morte d'Arthur di Thomas Mallory e lui, anche se all'epoca non era molto appassionato di letteratura, aveva solo 9-10 anni, ne rimase talmente affascinato che da adulto ha deciso di scrivere una riedizione modernizzata delle gesta del mitico re. Artù è il leggendario condottiero britannico, secondo le storie e i romanzi medievali, difese la Gran Bretagna dall'invasione degli anglosassoni tra la fine del V secolo e l'inizio del VI. I dettagli della vita di Artù sono principalmente frutto di folklore e invenzione letteraria e la sua esistenza storica è discussa e contestata dagli storici moderni. Probabilmente non è neanche esistito. Si tratta quindi di una storia fiabesca, leggendaria, ambientata in epoca medievale in Gran Bretagna, dove i vari re e nobili che governavano ognuno sulla propria zona, Inghilterra, Galles, Irlanda, Cornovaglia, eccetera, erano sempre in lotta per il dominio sul territorio. Artù veniva osteggiato in quanto figlio illegittimo del re, quindi alla sua morte dovette lottare per far valere i suoi diritti dinastici. Tra l'altro vi ricordo che vi lascio sempre il titolo e il link per l'acquisto nella descrizione del video. Poi troviamo il mago Merlino che con i suoi incantesimi e le sue arti magiche aiuta Artù a sconfiggere i nemici e predice il futuro. Abbiamo fate, regine e principesse, storie, intrighi amorosi, giovani dame da proteggere, battaglie, giostre e tornei medievali. Immagino che conosciate ad esempio il triangolo amoroso tra il re, la sua giovane moglie Ginevra e il prode Lancillotto. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sul video mi piace se vi è piaciuto e condividerlo con i vostri amici. La famosa tavola rotonda fu donata da Artù dal re, padre di Ginevra, come dono di nozze, sconsigliate da Merlino, il quale poteva predire il futuro, ma naturalmente Artù non lo ascoltò e fece di testa propria. Dopo aver nominato i cavalieri, il re e la regina si sposarono e si stabilirono a Camelot, dove iniziano le avventure del re e della sua corte, con lotte all'ultimo sangue, vendette, invidie, tradimenti, incantesimi e sortilegi e mille avventure fantastiche, ad esempio avversari giganti alti oltre 3 metri contro cui battersi. Non dimentichiamo poi la fata Morgana, la sorellastra del re, invidiosa di lui e vendicativa che con le sue arti magiche seduce i cavalieri per indurli a lottare per i suoi desideri. È un libro molto complesso e intricato, le cui vicende vi appassioneranno. Può essere anche un metodo leggero per ripassare un po' di storia medievale e gli usi di quei tempi così diversi dai nostri. Steinbeck è naturalmente un grande autore, quindi il libro è una splendida lettura per chiunque, a prescindere dal tema trattato, molto adatto anche per i ragazzi. Consigliato per tutti. Spero che il video vi sia piaciuto, poi trovate tutto in descrizione come sempre. Al prossimo video, a presto, ciao!